Va bene, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Io mi chiamo Elena Comelli, sono una giornalista e scrivo da molti anni sul Corriere di questioni energetiche e ambientali e sono qui appunto per presentare, per accompagnarvi in questo viaggio nella sostenibilità, speriamo. Ringrazio tutti di essere qui e soprattutto ringrazio gli organizzatori del convegno che hanno avuto, diciamo, anche il coraggio, insomma, di ricominciare con un convegno in presenza. Per me è il primo convegno dopo la pandemia, quindi di questo anche ringrazio gli organizzatori e speriamo che ce ne siano molti altri e senza danni. È un convegno che appunto prelude al progetto Light for Future che comincerà stasera con l'accensione a Recanati. Devo dire che è una bellissima cittadina che potrebbe rappresentare un modello di sviluppo diverso. Su uno dei palazzi di Recanati c'è scritto, c'è un bell'orologio e c'è scritto volat irreparabile tempus. E in effetti abbiamo poco tempo, l'umanità ha poco tempo, è urgente cambiare modello. Abbiamo ampie aree dell'Australia, del Canada ormai che vanno a fuoco, che diventano, anche della California, che diventano praticamente inabitabili per gli uomini. Ci sono crisi idriche da tutte le parti, compresa l'Italia, ci sono crisi energetiche che conosciamo, bisogna cambiare modello. Quindi cambiare modello è urgente, cerchiamo di recuperare un minimo i modelli che vediamo nei paesi piccoli, nelle realtà locali, nei cibi autentici. Spero che ne parleremo oggi e darei direttamente la parola all'assessora al turismo di Recanati, che è qui presente, che farà i saluti istituzionali e poi passiamo agli altri. Prego. Rita Soccio. Buongiorno a tutti. Sì, la nostra città... Le do la parola anche con molto piacere perché è l'unica rappresentante femminile di questo panel. Che è vero. Sarebbe ora cambiare un po'. Vero. Però... Va bene. Bene. Prego Rita. Sì, io porto i saluti dell'amministrazione comunale ma anche della regione, perché questa mattina siamo qui, ma io parlerò d'altro, non tanto di sostenibilità, ma in un certo senso anche, ma sono qui per presentare questo progetto che abbiamo realizzato appunto con i Guzzini Illuminazione, che sicuramente andrà ad arricchire l'offerta culturale della nostra città. Perché la nostra città è piccolina, 21.000 abitanti, però ha un sottosuolo abbastanza forte per quanto riguarda la cultura e tutto ciò che gira intorno alla cultura. Questo lo dico perché noi nel 2016 ci siamo presentati alla Capitale Italiana della Cultura per il 2018 e in quell'occasione noi non ci siamo presentati con Leopardi, con Gigli o con Lorenzo Lotto. Noi ci siamo presentati con il Genius Loci, date anche dalle aziende creative che abbiamo nel territorio, perché il bello di quel progetto è proprio il connubio che abbiamo sviluppato tra pubblico e privato. Perché sapete, le amministrazioni pubbliche possono fare, ma fino a un certo punto, tutti sappiamo quanto noi siamo in sofferenza e quindi da soli, soprattutto per quanto riguarda alcuni campi come la cultura, non è che ce la facciamo da soli. E devo dire che qui a Recanati, grazie anche agli illuminati imprenditori che abbiamo qui, abbiamo appunto Adolfo,
Guzzini, che ci ha seguito passo passo in quell'occasione, ma poi c'è stato anche tutta una serie di altre progettualità che abbiamo portato avanti, come l'Art Bonus, grazie anche al ministro Franceschini che lo ha adottato. Noi abbiamo recuperato la torre civica, sempre con una cordata di imprenditori, ma non solo. La settimana scorsa abbiamo inaugurato il Museo della Musica con altri imprenditori. Quindi questo per dire che Recanati poi ha questa particolarità appunto del genius loci, dove dico sempre le nostre aziende sono aziende creative che non fabbricano bulloni, sono aziende creative, fabbricano proprio la creatività, la bellezza, perché la nostra effettivamente è una città che si può vendere la bellezza e noi ci puntiamo. E questo progetto è l'ultimo di questa serie, grazie, ripeto, a Simigliano in questo caso mi ci sono rapportata di più, ma anche con Adolfo, grazie veramente a loro, anche alla DEA, all'Accademia di Belle Arti, quindi abbiamo messo in rete una serie di eccellenze del territorio per arrivare poi a un obiettivo. Qual è l'obiettivo? Eccolo, è quello che andiamo a presentare questa sera, questo meraviglioso progetto, che ha una doppia valenza, una valenza sociale, perché noi la luce è anche la cromoterapia, non dimentichiamolo, perché la luce è veramente quel quid in più che magari non tutti ce lo sottovalutiamo, ma in realtà è importantissima, perché appunto noi la possiamo utilizzare anche proprio come terapia, ma anche sociale, perché questi luoghi che noi andremo a illuminare, che poi effettivamente sono luoghi molto belli, perché tranne magari le Clarisse, che forse quelle è da recuperare, però ci sono luoghi molto belli, però sono anche luoghi aggregativi, quindi la luce diventa un punto di aggregazione sociale e quindi è anche proprio uno scambio, quindi diventa anche un punto dove ci si può incontrare, dove i bambini possono giocare, i ragazzi si incontrano, quindi è sociale ma è anche economia. Economia perché? Perché può diventare un punto attrattivo per i turisti, quindi la cultura che si fa economia e che si fa cura. Quindi questo noi stiamo portando avanti a Recanati come progettualità a livello culturale e turistico, ma ripeto, grazie anche alle aziende del territorio che ci seguono in questo percorso. Io veramente devo ringraziare tantissimo in questo caso perché è stato un parto questo progetto, perché veramente poi le difficoltà sono estreme ed enormi, però alla fine grazie anche alle maestranze, a tutti coloro, veramente sarebbero tantissime le persone che bisogna ringraziare per questo progetto, però alla fine ci siamo riusciti, quindi è una grande soddisfazione per il territorio e anche, ripeto, un progetto che va nella direzione della cultura che cura. Quindi io spero, ecco, che possa essere un progetto che inizia con la luce e poi continuerà negli anni. Grazie veramente a tutti. Un bellissimo auspicio. Sì, c'è da sperare che questa cosa continui, che si sviluppi, anche perché questi borghi bellissimi dell'Italia interna hanno da offrire, come direbbe Sorrentino, una grande bellezza. Però purtroppo vengono molto abbandonati. Ricordo qualche anno fa una Biennale di Venezia in cui proprio Mario Cucinella ha fatto un percorso fra i borghi dell'Italia interna, se non sbaglio, non so se mi ricordo bene, che spesso sono veramente abbandonati, cioè si spopolano in una maniera terribile, quindi bisogna in qualche modo aiutarli con la valorizzazione di questa grande bellezza. Allora darei la parola a Giovanni Mori, che è appunto uno dei Fridays for Future, il portavoce in Italia, ma è anche un ingegnere, quindi è uno che di energia e di misurazioni se ne intende, misura molto nella vita. Vai Giovanni. Però non hai ce l'hai? Ah sì, ce l'hai il microfono, dai, accendilo però. Così è acceso? Ecco. Meraviglia, sì. Perfetto.
sembrava una gag e non era una gag. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, grazie innanzitutto per l'invito, per averci invitato. Se non lo sentite ditelo, Tutto a posto? Sono uno dei 6 portavoce di Fridays for Future Italia, siamo in 6, una squadra di pallavolo, sono 4 ragazze, siamo almeno lì, sono in maggioranza, almeno lì c'è qualcuno che inizia a rifiutare gli inviti addirittura, dove i panel sono tutti, tutti maschili. Proveremo a rispondere nei prossimi 10 minuti a questa domanda, la famigerata domanda: cosa vogliono i giovani? Cominciamo con una citazione che probabilmente potrete riconoscere, non devo dirvi di chi è la nostra missione più importante è far realizzare alle persone che semplicemente andare avanti così non è più un'opzione. Ovviamente capirete tutti, stiamo parlando di Margaret Thatcher. Nel 1989 Margaret Thatcher alla conferenza di Montreal, quando hanno vietato a livello mondiale i CFC, clorofluorocarburi, che avrebbero letteralmente fatto esplodere il buco dell'ozono e reso la Terra inabitabile, invece è stato un successo, forse il più grande trattato di maggior successo a livello mondiale, a livello ambientale. Quindi la cooperazione è assolutamente possibile, e questa cosa dovremmo tenerla in mente adesso. Citava giusto prima il Canada, 49,6 gradi in Canada, misurato settimana scorsa, sono circa tra i 20 e i 30 gradi di più rispetto alla temperatura media del periodo. Cosa significa? Perché la temperatura in sé la misuri dal termometro, quelle che ci vanno di mezzo sono le persone ricoverate in questa foto che magari avete già visto, in una cooling facility, cioè gente letteralmente messa in un posto con l'aria condizionata, altrimenti muore. Ed è ironico che si pensi che la crisi climatica colpirà la next generation, quando le persone più esposte alle ondate di calore sono invece esattamente le persone con gli anni più in avanti. Questa è la cittadina dove è stato misurato questo record. Questa era la cittadina dove è stato misurato questo record, perché dopo l'incendio questo è quello che rimane di quella cittadina da 800 abitanti, a proposito di piccole aree. Letteralmente è scomparsa. Se volete avere una visione del futuro di quello che rischiamo di vedere nei prossimi anni, è questo. Questo è un abitante di Lytton, in Canada, che sta scappando da questo, che è uno scenario non è post-apocalittico, è registrato 6 giorni fa, ed è quello che rischiamo di trovare sempre in più aree del mondo, e che già adesso in tantissime aree del mondo da anni, in particolare in alcune zone del sud del mondo, sta accadendo. Non è niente di... è solo lontano, ma non è così lontano, perché questo era in India. Certo, nel 2019 l'asfalto che si scioglie, ma sono talmente tante che ce le dimentichiamo. A Brescia, io arrivo da Brescia, forse si sente dall'accento, questa è una supercella tropicale. Il nome stesso tropicale dovrebbe fare capire che c'è qualcosa che non va a Brescia. Questa è Venezia nel 2019, acqua alta record, ma per stare letteralmente dietro l'angolo, questa è una tromba d'aria che ha distrutto le spiagge di Numana sempre nel 2019, inizio luglio, quasi 2 anni fa. La miglior scienza climatica da anni ci mostra questo grafico, che abbiamo visto tante volte forse. Andando avanti negli anni la temperatura media globale aumenterà. Con gli impegni attuali siamo a più 2,9 gradi e c'è un abisso tra questi. Noi dovremmo stare assolutamente al di sotto degli 1,5 gradi. Ora ribaltiamo completamente la prospettiva di questo grafico. È uno studio che sta per essere pubblicato, infatti ringrazio William Terry che mi ha permesso di utilizzare questi dati per invertire totalmente questa visione. Per alzata di mano, quante persone qua hanno più di 60 anni? Più di 60 anni? Un po' di persone, non così tanto. Ora, questa è la prospettiva, questo è il 2020, questa è la prospettiva di vita di una persona media nel 2020 che ha 60 anni circa, a livello mondiale, ecco, per chiarire, che arriverà circa qua. Ora, se invece andiamo a vedere la vita media di una persona nata negli anni del 2020, questa sarà la sua vita. Se noi andiamo a vedere cosa succederà in termini di eventi estremi, quanti eventi estremi vivrà in più una persona che nasce oggi, i numeri ci dicono che si tratta di qualcosa come 6, 7, 8, 9 volte di più gli eventi estremi che vivrà rispetto a una persona di adesso, ed è lo stesso identico grafico, semplicemente questa è l'età della persona nel 2020 e a seconda dell'età che avete potete andare a vedere quanto è più probabile che viviate 3, 4, 5 volte tanto, la famosa estate per esempio del 2003, di questo stiamo parlando. Eppure le soluzioni le conosciamo già da anni, da decenni, e ho la prova provata, posso testimoniarlo sulla mia pelle, e questo sono io nel 1996, a 3 anni,
mentre in questo cappellino, insomma, un po' da bullo, assistevo alla costruzione di casa mia. Mio padre aveva costruito questa casa a emissioni quasi zero nel 1996 e quindi sono testimone del fatto che non abbiamo scuse, non abbiamo scuse. E la domanda allora è questa: come mai? Come mai siamo allora a questo punto, letteralmente in piena crisi climatica? Se sapevamo le soluzioni da decenni e non si è agito in maniera sufficientemente veloce. Ci sono una marea di motivazioni ed è molto complicato, ma una in particolare secondo me può essere molto più utile delle altre per capire. C'è questo report del 1982 di un'azienda, si chiama Exxon questa azienda, un report precisissimo fatto da questi scienziati che nel 1982 mostrano come l'aumento di gas serra in atmosfera farà aumentare la temperatura media globale a livelli, cito, catastrofici per l'intera umanità. E è estremamente preciso questo grafico, è del 1982, i primi report sono degli anni 70 in realtà, 50 anni fa. Immaginate avere adesso 50 anni per agire e mitigare gli effetti della crisi climatica. Immaginate avere avuto un anno in più per prepararsi alla pandemia. Immaginate avere 50 anni in più per prepararsi agli effetti della crisi climatica. Cosa significa? Significa che questa non è una tragedia, questa rischia di essere una strage e non è capitata per caso, perché gli scenari che adesso ci mostrano sono esattamente gli stessi in linea con lo scenario che questa azienda e altre aziende per anni hanno mentito, negato, rallentato e tuttora stanno provando a farlo, e a farne le spese è il 99,8% della popolazione, quello 0,00002% che forse al 2060 potrà andare su Marte, e Marte è molto brutto, tra l'altro non ci sono i parchi acquatici su Marte. Questo signore, giusto una settimana fa, se volete andare a vedere il video, fa molto ridere. Insomma, gli hanno fatto un trappolone e questo lobbista diceva certo, abbiamo combattuto aggressivamente contro parte della scienza, sì, non c'è niente di illegale in questo, è assolutamente legale, a parte più o meno rischiare di sterminare la specie umana. E questa è la domanda che vi faccio oggi. Non siete stanchi? Non siamo stanchi di chi ci dice ancora adesso, in piena crisi climatica, che il gas naturale, che è il gas fossile, è la soluzione, che l'idrogeno risolverà tutti i nostri problemi, quando sappiamo che prima del 2030 l'idrogeno verde, prodotto solo da eccesso di fonti rinnovabili, non potremo averlo, oppure che catturare la CO2 è la soluzione al posto di tagliare le emissioni, oppure che la transizione, cito il nostro ministro della transizione ecologica, dice sarà un bagno di sangue. Ottima maniera per rendere la transizione piacevole e non mostrare tutti gli aspetti positivi, tipo minore inquinamento e meno persone morte, che potremmo avere. Chi vi dice queste cose mente sapendo di mentire, non mentire, mentire. E lo fa continuamente, anche adesso. Certo, qualcuno salta fuori dicendo, ma attenzione, anche le fonti di energia rinnovabili potrebbero avere un impatto, e lo hanno. Qualsiasi cosa, respirando, stiamo emettendo CO2. Qualsiasi cosa ha un impatto. Il punto è, qual è l'impatto che abbiamo se non agiamo? Questa è la domanda che vi faccio, perché attualmente quello che ci sta alimentando è questo. L'occhio di fuoco, magari qualcuno di voi l'ha visto, è una tubatura del gas, di estrazione del gas nel Golfo del Messico, che è esplosa e non si riusciva, e questo è letteralmente l'oceano in fiamme, non c'è rappresentazione più plastica di questo. E noi siamo qua soprattutto, e questo è il punto, siamo a un bivio per l'umanità. Rischiamo di finire dove tutto il mondo sarà in quel bivio che abbiamo visto all'inizio, rischiando di fuggire dal nostro villaggio, dalla nostra città, perché è letteralmente invivibile, quando sappiamo come finire su un percorso sicuro al di sotto di 1,9 gradi, che già è molto, il clima è già cambiato, ma sappiamo come fare, ed è davvero questione di volontà, principalmente politica, e questa è la domanda che vi faccio oggi. Da che parte vuoi stare? Ognuno di noi nel proprio ruolo, nella società, ha la possibilità di decidere da che parte stare di questi percorsi, ognuno di noi, ed è probabile che se non lo facciamo noi, ognuno di noi presenti in questa stanza, oggi non lo farà nessuno al nostro posto. Dove siete, in qualunque ruolo della società ricopriate, è possibile che non lo farà nessuno al posto vostro. Quindi, per rispondere a questa famigerata domanda, cosa vogliono i giovani? Questo, in primis, dire la verità. Non possiamo risolvere la crisi climatica se non ammettiamo che è una crisi. Abbiamo fatto cose impensabili, per fortuna, per risolvere la crisi sanitaria,
perché si è resi conto che era una crisi. E bisogna agire come se la casa fosse in fiamme, perché la casa è fottutamente in fiamme, già oggi, già da anni. E terza cosa, prendere posizione, altrimenti si fa parte di quella schiera di cui vogliono farci far parte, che sono gli inattivisti. Il contrario dell'attivismo non vuol dire fare chissà che cosa, vuol dire semplicemente prendere parte, prendere consapevolezza e prendere posizione, altrimenti automaticamente si fa parte degli altri che non prendono posizione fra 10 anni, fra 20 anni, fra 30 anni, quando vi chiederanno cosa avete fatto, cosa abbiamo fatto, pur essendo consapevoli che la nostra casa stava andando in fiamme. Detto questo, ognuno di voi, l'appello che vorrei farvi è: prima di pranzo decidete, pensate, da che parte volete stare, perché questo sappiamo, non c'è una materia al mondo che conosciamo meglio di questa. Non abbiamo davvero più scuse, dobbiamo solo decidere da che parte stare. Buona crisi climatica a tutti. Grazie Giovanni, un intervento molto un intervento molto preciso, molto puntuale, ti ringrazio. Le persone spesso, sì, bisogna ricordarle queste cose, perché se non ora quando, insomma. Purtroppo nel se non ora quando è implicito anche se non sarò io per me, chi sarà per me, giusto? Quindi noi dobbiamo essere per noi stessi e anche qui, anche in Italia bisogna combattere per queste cose. Vorrei dare la parola a Domenico De Masi che dovrebbe raccontarci dal punto di vista del sociologo che cosa vede nel futuro della sostenibilità in Italia. Microfono acceso, perfetto. Ora, benissimo. Intanto da che parte stare, lui non ha detto il seguito. Cioè, tutto questo è stato determinato da quella signora che avete visto all'inizio, che era una criminale, che insieme a Reagan negli anni '80 hanno fatto trionfare il neoliberismo che ha portato a tutto questo. Quindi da che parte stare significa stare o dalla parte della Thatcher e di Reagan, cioè dalla parte del neoliberismo, o dalla parte della socialdemocrazia. Questa è l'alternativa, perché sennò sembra che quelle due frecce vadano così, sia chiaro. L'alternativa è socialdemocrazia o neoliberismo. Questa è l'alternativa che c'è dietro quelle diapositive. Quindi ti pregherei di finire poi con Reagan e la Thatcher facendo capire che si tratta di due delinquenti, non di quelli che hanno creato tutto questo. Non so se è chiaro, non si scherza solo su questo. Dunque, il tema che mi era stato dato, e che siete stati molto bravi, avete dato proprio dei temi da fare a casa, era creatività e convivenza, città. Non so se... ecco, allora, sono molto semplici. Volendo anche uno schermo lì davanti con cui vede. Sì, grazie. Sì. È talmente piccolo, io ho 83 anni, quindi 4 volte la sua età, quindi ho bisogno di una distanza 4 volte avvicinata. Giustamente. Quindi la creatività è un concetto molto semplice, cioè a studiarlo ci vuole una vita, però poi a sintetizzarlo è una cosa molto semplice. La creatività è una sintesi quasi magica, diciamo, tra fantasia e concretezza. Noi diciamo che Michelangelo o che Cucinella è un grande architetto perché oltre a pensare una cosa, oltre ad aver ideato la cupola di San Pietro, poi l'hanno fatta. Fatta significa che hanno trovato i soldi, che hanno trovato gli artigiani, che hanno lavorato Michelangelo per 20 anni, da 70 a 90 anni, e non ha visto finita naturalmente la cupola. Quindi ci vuole fantasia e concretezza. Qual è la novità, diciamo, a partire dall'800 in poi? Che ci siamo resi conto che i geni sono rari. Genio è colui che ha grande fantasia e grande concretezza, mentre ognuno di noi tende ad avere o più concretezza o più fantasia. Io per esempio sono più fantasioso che concreto, per fortuna mia moglie è più concreta
che fantasiosa. E questo ci dà il senso del grande scatto fatto alla fine dell'Ottocento e del Novecento, cioè il passaggio dalla valorizzazione del genio singolo, cioè persona rara che ha in grande misura sia grande concretezza che grande fantasia, a invece i geni collettivi, cioè mettere insieme persone molto fantasiose, anche se poco concrete, con persone molto concrete, anche se poco fantasiose, crea un cervello collettivo di gruppo. E tutti i grandi gruppi, da quelli scientifici, pensate a Crick e Watson, con tutto il gruppo di Peruzzo, eccetera, a Enrico Fermi, a quelli artistici, Bauhaus, Wiener Werkstatt, Preraffaelliti, eccetera, voi studiandoli ritrovate appunto questo. Che si tratta di gruppi in cui convivono fantasiosi e concreti, i quali sono spinti da una grande mission, da una mission alla quale credono fortemente, perché hanno un leader carismatico. Quando voi mettete insieme persone fantasiose e concrete, con una mission condivisa e con un leader carismatico, ci potete giurare, esplode la creatività. Ho dovuto creare tanti gruppi creativi di marketing, ma usando queste piccolissime regole io ottiene la creatività. La creatività come è stata utilizzata poi a livello invece di vita sociale. È stata creata, come sapete, determinando quella grande convivenza che la città. Una convivenza che porta, poi lo vedremo praticamente, ad avere come punto d'arrivo proprio una cittadina come questa splendida di cui ci parlava prima l'assessore. Io credo che il futuro sia di queste modalità di convivenza e spiego perché. Praticamente noi abbiamo avuto queste 4 modalità di grandi raggruppamenti sociali. La polis, strepitosa, vediamo la fede per esempio di Pericle nel 400 a.C., quando muoiono i primi soldati nella guerra del Peloponneso, Pericle si mette nelle bare davanti al Partenone, riunisce l'intera città e pronuncia un discorso strepitoso, di smuto a leggere, non vi trovate su Wikipedia, perché fa la sintesi di che cos'è una polis, una città in cui si vive con estetico decoro. Pensate che sintesi straordinaria, estetico decoro. E la polis è una città in cui basta andare perché democrazia diretta? Perché avevano tutti studiato, avevano fatto un liceo il cui preside era un certo Aristotele e avevano fatto un'università il cui rettore era un certo Platone. E inoltre a 40 anni ogni greco aveva assistito almeno a 300 rappresentazioni teatrali. E qui capite la differenza, perché da noi un paracelli ha assistito almeno a 400 trasmissioni di Barbara Frisch. E questo crea una certa differenza, diciamo, nella preparazione alla democrazia diretta. Quando si dice non è possibile la democrazia diretta è perché non c'è questo curriculum. Se ci fosse sarebbe ovviamente possibile. Dopo la polis si arriva alla metropoli, cioè dopo migliaia di anni di società rurale in cui l'epicentro del sistema è stato tenuto dall'agricoltura e dall'artigianato, si arriva alla società industriale. La società industriale ha bisogno di espandere immediatamente le metropoli, risucchiando dentro le mura della città che vengono sfrecciate, risucchiando soprattutto il posto di lavoro agricolo, contadino. C'è un delizioso libro di Corbusier del 23 dice appunto le cifre. New York nel 1801 grazie. New York nel 1801 ha 65.000 abitanti,
1901 6 milioni e mezzo di abitanti. Parigi, Londra la stessa cosa. Cioè c'è la grande esplosione della metropoli, che è quella che noi conosciamo, abbiamo tutti esperienza della metropoli. Cosa caratterizza la metropoli? La scissione. Per la prima volta si scinde il luogo di lavoro dal luogo di vita. Naturalmente non è possibile portare in casa un altoforno, non è possibile portare in casa una catena di montaggio, bisogna scindere assolutamente non solo il luogo di lavoro dal luogo di vita, ma l'uomo dalla donna, perché la donna resta praticamente in casa a fare la casalinga. Prima nella società rurale c'era molta più compresenza nei luoghi di lavoro di uomini e donne, e la società industriale scinde tutto questo, quindi si creano città in cui in alcuni quartieri si lavora solo, in alcuni quartieri ci si riproduce e si consuma, in altri quartieri ci si diverte, in altri quartieri si prega, si compra e si vende, e poi da una parte all'altra di questo quartiere il cittadino corre con metropolitane, con automobili e così via. Abbiamo una città funzionale descritta da Le Corbusier. Questo era un pezzo del discorso di Pericles che vi ho detto prima. Noi amiamo il bello nella semplicità. Sentite che roba. Amiamo, questo lo dice davanti alle bare dei giovani, per dire, sono morti per assicurarci questa civiltà, perché era contro quella di Sparta, che era invece una guerriera. Amiamo la cultura dello spirito, ma senza mollezza. In una parola dico che la nostra città nel suo insieme costituisce un insegnamento vivente per tutta la Grecia. La sua visione è creare un modello per le altre città, e ogni ateniese cresciuto a questa scuola può sviluppare una personalità autonoma sotto molti aspetti, con destrezza e raffinato decoro. Questi erano i leader della città che ho detto prima. Mi scusi professore se la interrompo un attimo. Certo, era solo per fare una piccolissima interazione con il presente. Non so se vi è capitato di sentire ieri il discorso della von der Leyen su Orban. Sì. Non so se l'ha sentito. No, è un grande discorso in cui alla fine ha detto una cosa sull'Europa che mi ha molto colpita. Ha detto che ci sono molti luoghi nel mondo in cui si lavora e si guadagna bene, ma solo in Europa tutti possono essere rispettati per quello che sono. E quindi è un seguito di questo. Esatto. Orban è un seguito di Sparta. In un certo senso. È uno dei posti più rotti del mondo, che infatti è scomparso. Nessuno va a visitare le rovine di Sparta. Sapete dove sono? No, non si sa neppure. Invece si va. La frase di Le Corbusier è molto interessante, perché Le Corbusier dice la linea retta è la cosa saggia, la linea curva invece è la linea tracciata dagli altri che cercano di scansare i rodi, e dice la vita di una città moderna è tutta impostata sulla linea retta. Ricordatevelo, perché concluderemo invece con la linea curva. La retta è la direttrice ideale del traffico, è il toccasana, diciamo, di una città dinamica e animata. Era architetto svizzero, come architetto correva verso la bellezza, come svizzero verso la retta. La strada a curve è un risultato arbitrario, frutto del caso, della noncuranza di un fare puramente istintivo. La strada invece rettilinea è una risposta a una sollecitazione, è frutto di un preciso intervento, di un atto di volontà, un risultato raggiunto con piena consapevolezza, è una cosa utile e bella. Come vedete, si ribella perfino la tecnologia a questo tipo di visione. Viene poi la megalopolis. A un certo punto ci si rende conto che occorre separare molto di più la funzione produzione dalla funzione distribuzione e dalla funzione relazione. E allora gli alberghi creano ognuno una sala di conferenze, e allora si
spostano le fabbriche ancora più lontano e la città diventa città transazionale, come la chiama Gottfried. Cioè una città in cui ci si incontra per questioni di affari, eccetera. Tenete conto che questo l'avevano già creato i romani con le terme. Ogni romano usciva verso le 10 di casa e andava, magari facendosi accompagnare da uno schiavo, andava nelle terme. Nelle terme che cosa si faceva? Si faceva il bagno, si voleva, si facevano visite mediche, si faceva atletica, ma si facevano anche affari. Si faceva quell'insieme che io chiamo ozio creativo, in cui è difficile distinguere il lavoro dal gioco e dallo studio. La città ridiventa qualcosa del genere, diventa città transazionale. E infine l'ultima variazione, l'ultima variante viene dalla tecnologia. Il XX secolo, il XXI secolo è segnato dalle biotecnologie, è segnato dall'intelligenza artificiale, è segnata dalla stampante a 3D, dai nuovi materiali, ma soprattutto è segnato dalla possibilità di stare insieme pur stando distanziati, cioè l'insieme delle menti e la distanza dei corpi che abbiamo sperimentato in modo macroscopico durante questo anno di pandemia. Naturalmente la digitalità diventa l'elemento essenziale e quello che condiziona la nostra sopravvivenza, con un'ultima metamorfosi della città, studiata molto bene da un sociologo spagnolo, Echevarría, che è la telepolis. La telepolis è quella che stiamo vivendo sempre di più. L'infrastruttura di telepolis è costituita dalla televisione e dagli altri mezzi di comunicazione. Il telepolismo, la nuova forma di capitalismo, utilizzerà come nuove materie prime l'audience, il consenso, le idee. L'identità viene connotata da numeri per identificare le persone in servizi, codice sanitario, eccetera, i numeri per identificare il patrimonio. Da questo momento in poi si ha la città verso la quale noi ci stiamo avviando, che è una città praticamente senza confini, perché si può avere contemporaneamente rapporti con persone vicinissime e con persone lontane, si può avere lo smart working, si può avere tutta una serie di interazioni che naturalmente avranno la possibilità di diffondersi sulla base dell'intelligenza dei politici, fin quando al Ministero della Pubblica Amministrazione c'è Brunetta, naturalmente di smart working non se ne parla poco, perché prima c'era una ministra di 36 anni, giovane, donna e digitale, adesso c'è uno vecchio, maschio e analogico, per cui il problema non si pone. Quando volete diffondere la digitalità con un analogico, naturalmente la cosa è fregata. A questo punto che cosa si pone? Si pone, secondo me, il pensiero di un ultimo architetto con il quale io termino, e c'è un architetto che punta invece sulla comunità. In una convivenza tutta fatta in modo astratto, senza corpi, soltanto diciamo con il pensiero, soltanto con le immagini, rinasce in modo fortissimo il bisogno della comunità. Perciò io dico, l'assessore è fortunatissimo perché si trova nel crinale in cui si recupera in modo totale non più la linea retta di Le Corbusier, ma la linea curva di Oscar Niemeyer, non più la vicinanza soltanto spirituale e soltanto formale, ma anche quella proprio della convivenza totale. È la comunità che ha queste caratteristiche, l'importanza del territorio, della cittadinanza, il fatto di riconoscersi. Ieri Adolfo mi ha accompagnato in albergo e ha incontrato un suo amico. Questo in città non avviene mai, hanno cominciato a chiacchierare. Era il sindaco, dice il sindaco, si sono chiesti le cose, e questa è la comunità, il territorio, la cittadinanza, la solidarietà, l'emotività,
che invece viene espulsa dalla società industriale, l'armonia, l'amicizia, la tenerezza, la saggezza, la sicurezza è quello che io chiamo l'ozio creativo, cioè la possibilità di mettere insieme tutte queste cose. Per cui termino contrapponendo quella frase di Le Corbusier, la linea retta, invece con questa frase. Io sono stato grande amico per 30 anni di Oscar Di Maio, gli sono grato perché mi ha regalato il progetto di un meraviglioso auditorium che abbiamo realizzato a Ravello, ma io credo che tutta la sua vita sia stata una vita proprio spesa per la comunità. E cosa dice? È l'opposto di quello che dice Le Corbusier, anche perché credo che non siano andati molto d'accordo. Insieme hanno progettato il Palazzo delle Nazioni Unite, però erano proprio due caratteri. Mettete insieme un architetto svizzero e un architetto brasiliano e la situazione. E infatti ciò che io amo, dice lui, quindi allude chiaramente al collega, ciò che io amo non è la linea retta, sentite, dura e inflessibile creata dall'uomo, quindi un disastro. Le persone puntuali, guardatevi dalle persone puntuali, sono pericolosissime, pretendono la puntualità anche dagli altri, quindi sono fascisti proprio di anima, c'è niente da fare. Allora, ciò che il puntuale è il manager è puntuale, il professore di università non è puntuale, e questo è l'abisso che ci separa dai non siate mai puntuali. I manager italiani sono puntuali nell'entrare in ufficio e sono non puntuali nell'uscire. Gli unici manager che per fare le stesse cose che un tedesco fa in 8 ore ha bisogno di 10 ore. Restano 1 o 2 ore per incapacità, non per amore del lavoro, ma per odio della famiglia, per non tornare a casa. Fanno dei pazzi. Ciò che io amo non è la linea retta, dura e inflessibile creata dall'uomo. Sentite qui che poesia. Ciò che io amo è la linea curva, libera e sensuale. Quando mai un architetto svizzero avrebbe detto la parola sensuale, la linea che incontro nei fiumi e nei monti del mio paese, nelle nuvole del cielo e nelle onde del mare, nel corpo della donna preferita, l'architetto svizzero, non ne parliamo proprio. Di curve è fatto tutto l'universo curvo di Einstein. Quindi io vi auguro una vita piena di linee curve che scansino le linee rette. Grazie professore, speriamo nelle linee curve. Del resto basta entrare nella sede del PSF a Parigi, a Place Colonel Fabien, poco distante da casa mia. Esatto. Tutte le Vabbè, che è stata fatta da Niemeyer per capire che cosa si intende per linea curva, insomma, non so se ce l'avete presente, è tutta tonda. Vabbè, vediamo Cucinella che cosa ci dice di linee curve, linee rette, queste cose qua, dai. Magari qualche accenno di sostenibilità non sarebbe male. Tanti argomenti, adesso qui è una battaglia sulla discussione tra i Friday for Future. No, volevo tornare sulla domanda che avevi posto. Cioè, la differenza di 30 anni fa a oggi è che ci siete voi. Questa è la differenza. 30 anni fa c'erano i gruppi ambientalisti che purtroppo erano stati sempre considerati come una frangia marginale. Oggi c'è un movimento che non c'era prima, quindi questo secondo me è già di fatto un primo segnale, no? Che c'è un'emergenza. Sì. Pensa che al Politecnico di Saclay, fuori Parigi, c'è stata appena una battaglia degli studenti che hanno votato per espellere Total. Total doveva installare un centro di ricerca dentro Saclay e li hanno buttati fuori, sono riusciti a buttarli fuori. Questo fa parte di quel discorso di anni di menzogne, e quando i gruppi del petrolio raccontano l'economia circolare a me mi fa un po'. Vabbè, quindi è una sfida che non abbiamo ancora vinto, ma non ci rimane altro da fare, nel senso che
c'è un tema formativo, c'è un tema di cultura, il tema del cambiamento climatico, come avevi fatto vedere, è alle porte e probabilmente, come dicono i climatologi, è un'onda che dura 15 anni, ogni volta che cambia qualcosa sono 15 anni, cioè oggi noi assistiamo a fenomeni che hanno un'inerzia di 15 anni, quindi noi abbiamo dei tempi molto dilatati, quindi bisogna essere veloci perché a forza di 15 si fa anche presto ad arrivare in fondo. No? E quello che mi sembra importante in questo momento è il tema della formazione, della cultura, cioè quello che ci manca è proprio un cambiamento culturale, perché con i vecchi strumenti si fa fatica ad affrontare le nuove sfide, no? È un po' come l'analogico e il digitale. No? Io non sono un nativo digitale, ovviamente vengo da un'era diversa, però senza l'apporto dei giovani che sono nativi digitali noi quella strada non la possiamo percorrere. No? Quindi il cambiamento culturale diventa lo strumento fondamentale per capire anche questi fenomeni. Io me lo ricordo quello del 2007, mi sembra, in Francia, no? Quando ci furono 70.000 morti. E chi è che ha pagato di più? Hanno pagato di più le fasce più deboli. E perché hanno pagato di più? È l'unica cosa, tra le tante cose da leggersi nell'enciclica del Papa, che parla di povertà edilizia. La povertà edilizia è quella che è costata la vita a tanta gente, perché edifici costruiti senza particolare attenzione alla qualità abitativa, che per me è il primo tassello del welfare. Se tu abiti in un luogo sano è il primo passaggio per continuare una vita sana. Hanno pagato una società che non aveva un rapporto di famiglia, la Francia ha un rapporto diverso nella struttura sociale, e hanno pagato gli anziani o le persone più povere che non potevano neanche pagarsi l'elettricità per attaccare un condizionatore. Quindi questo del cambiamento climatico ha un impatto poi sulle fasce più deboli, non su quelle più privilegiate, perché quelle privilegiate hanno sempre strumenti per proteggersi. Quindi c'è un tema che poi mi riguarda direttamente, perché il mondo del costruire, cioè costruire non è un'azione ecologica, io continuo a dirlo perché ho molti miei colleghi che parlano di architettura bioclimatica e ecologica. Costruire non è mai un'azione ecologica, perché qualunque cosa tu usi, a parte quello che vi faccio vedere alla fine, che non è solo a chilometro zero, ma proprio a zero, ma a zero gli edifici non si possono fare, cioè perché se tu usi il cemento, il ferro, l'alluminio, cioè da qualche parte l'avrai preso, da qualche parte avrai prodotto emissioni, da qualche parte hai dovuto consumare energia, però gli edifici non possiamo neanche colpevolizzarli, perché gli edifici sono anche utili, quindi non è che si può fare una battaglia contro, è come dire che non abbiamo bisogno più delle scuole e degli ospedali perché emettono CO2, non è possibile. No? Possiamo costruire meglio, possiamo migliorare questo percorso. Allora, parlando di grandi numeri, adesso non li ho portati tutte perché pensavo a una conversazione almeno tecnica, invece tu ci hai portato su un piano, adesso mi tocca raccontarlo più che farvelo vedere. I grandi numeri sono importanti per capire anche il ruolo che hanno alcune professioni come la mia. No? Allora, abbiamo costruito ad oggi, cioè la crosta di cemento del pianeta sono più o meno 150 miliardi di metri quadrati. Adesso è un numero che di per sé non si... 250, scusa, che di per sé magari non lo visualizzi. Al 2060, quindi nei prossimi 30 anni, la previsione di costruzione di edifici residenziali per la crescita demografica è la stessa, altri 230 miliardi di metri quadrati. Allora, di fronte a una sfida di queste dimensioni, in cui abbiamo una curva del CO2 che nonostante gli accordi di Parigi continua a crescere, non c'è nessun segnale di riduzione delle emissioni, nessuno. L'Europa dice dal 2020 cominciamo a costruire edifici a quasi energia zero e quindi l'obiettivo è di far scendere questa curva in tutta l'Europa, che partecipa nel mondo a una quota minoritaria delle emissioni, e dall'altra parte abbiamo il paradosso che dobbiamo costruire tanto. Quindi noi in questo momento siamo in una fase che abbiamo un'ambizione molto forte, abbiamo una consapevolezza che c'è bisogno di un cambiamento e abbiamo un sistema che questo cambiamento non è ancora capace di farlo. No? Allora la domanda che pongo sempre e che pongo anche a noi qua, a che cosa siamo disposti a rinunciare? Questo è il punto, no? Perché noi non possiamo continuare, se vogliamo cambiare, non possiamo fare lo stoccaggio del CO2. È una presa in giro, ecco, perché qui il problema non è stoccare, è non produrla. E allora tutto questo affaticamento anche del Ministero, che io lo capisco perché non deve essere facile stare dove sta il Ministero della Transizione Ecologica, non deve essere proprio semplice.
Quindi il tema è come facciamo a ridurre i nostri bisogni, che cosa siamo disposti a rinunciare. Questo per me è il punto. Siamo disposti a rinunciare a costruire meno, a costruire meglio, a produrre in maniera diversa, e abbiamo bisogno di tempo, non è che non si riesce in un giorno a farlo. E quindi gli obiettivi a 2030-2050 devono essere visti come un periodo di tempo che ci serve per cambiare. Non è solo raggiungere l'obiettivo lo raggiungi se noi tutti cominciamo un percorso di cambiamento culturale, no? Un po' quello che stavi dicendo sulle città, ci sono le polis, le metropolis, le megalopolis, adesso dobbiamo capire come faremo le città del futuro con un'altra idea di consumo, no? Allora, per questo credo che, come dicevi anche tu, ognuno di noi può fare una piccola cosa, e io sono assolutamente convinto che non c'è bisogno solo di grandi strategie, abbiamo bisogno di comportamenti. Ognuno di noi può fare qualcosa, no? Perché se aspettiamo che lo faccia qualcun altro, noi aspettiamo sempre. Ognuno di noi lo può fare nel suo piccolo, nell'industria, nell'architettura, nella filosofia, nell'educazione, no? Noi come responsabilità sociale di studio abbiamo creato una scuola di sostenibilità. Abbiamo detto i ragazzi che oggi hanno 25 anni, 23, 25, appena laureati, loro sono i leader di domani. Questi ragazzi nel 2030, nel 2040 saranno quelli che dovranno anche rispondere creativamente a questa domanda. Ma come facciamo ad accompagnarli verso quel percorso quando c'è un'inerzia anche educativa da parte delle università, c'è poca formazione su questi argomenti, no? Allora li aiutiamo in quel percorso formativo che è non è più l'accademia, non è ancora la professione, è una fascia di accompagnamento dove però la scuola non è io ti sto dando un'informazione, perché questo non sarebbe sufficiente, no? Io trasferisco conoscenza e tu mi stai portando una visione di futuro. È su questo dialogo tra una generazione che vede il futuro diverso e noi che possiamo dargli conoscenza che troviamo forse le soluzioni. Quindi la scuola è un po' questa avventura. Allora, questa che non ci sono più bivi, no? Tu hai fatto vedere un bivio, in realtà, come diceva Hemingway, nei bivi importanti della vita non c'è segnaletica, cioè devi scegliere. Oggi ho l'impressione che non c'è più neanche bisogno, perché la strada mi sembra chiara, gli appuntamenti sono tutti segnati, ora dobbiamo capire come facciamo insieme ad arrivare agli obiettivi 2020, che ormai sono arrivati, 2030, 2050, la roadmap, tutti i paesi si stanno muovendo, e devo dire fondamentalmente l'Europa. Il COP21 di Parigi, che è stato il primo grande accordo, da oggi, cioè dal 2021, iniziano i monitoraggi quinquennali per sapere se stiamo seguendo quegli obiettivi. Quindi da oggi in realtà le menzogne funzioneranno poco, perché poi qualcuno comincerà a misurarle, no? Misureremo piano piano questa e tra 5 anni l'appuntamento ci dirà che cosa siamo stati in grado di fare. Sì, poi la Commissione il 14 luglio presenta Fit for 55 e credo che ci sarà un ulteriore passaggio. Sì. Però i COP, io adesso non sono un grande lettore dei report delle Nazioni Unite, però credo che nessuno di voi si sia letto 20 anni di rapporti delle Nazioni Unite, perché sono illeggibili fondamentalmente, non perché non siano giusti, sono illeggibili. Ora, negli ultimi anni però la partecipazione di tante associazioni, di tanti gruppi che partecipano attivamente, traducono anche quelle politiche in una forma dove anche i ragazzi lo capiscono, anche i professionisti. Quindi questo tema di rendere più accessibile l'informazione complessa come quella dei cambiamenti climatici, al di là dei fatti evidenti, no? Mi sembra un modo anche per far crescere la preoccupazione, ma anche la possibilità di soluzioni, no? E allora, per farvi vedere qual è il problema, adesso non vi voglio tediare con l'edilizia, con l'architettura, però noi ci siamo occupati per tanto tempo delle performance, no? Quanto consuma un edificio. Vabbè, abbiamo normato, abbiamo leggi, e siamo riusciti a fare edifici che consumano molto poco. Poi abbiamo studiato un edificio e abbiamo detto, ma nella vita di un edificio, gli abbiamo dato 70 anni per dire che un edificio moderno ha più o meno una vita di questo tipo, in realtà la metà delle sue emissioni sono dati dalla produzione dei materiali e della costruzione. Cioè in 4 anni consumi la metà dei 70 anni di emissioni. Quindi vuol dire che noi ci siamo preoccupati di farlo funzionare bene, ma non ci siamo ancora preoccupati abbastanza di come produrre quelle materie e come montarle, no? Quindi qui c'è una partita creativa estremamente importante, perché come fai a pensare che un edificio
lo puoi smontare per fare un'altra cosa. Non è mica la stessa roba, non è mica lo stesso progetto. Come facciamo a produrre materiali che hanno basso impatto? L'economia circolare, la green economy, adesso Fabio parlerà, immagino, anche di quello, è uno dei settori più interessanti della trasformazione della materia. Noi dobbiamo usare meno materia prima e dobbiamo essere in grado di usare materie più volte. Le materie hanno più vita, ma del resto l'abbiamo fatto. Io porto esempio, adesso perché il professor Rimasi parla di storia e sono imbarazzato, però se voi andate a vedervi la cattedrale di Ortigia, la cattedrale di Ortigia è un esempio di economia circolare dai tempi dei greci, no? Era un tempio greco-romano, diciamo greco. Poi sono arrivati i musulmani, no? Molto tempo dopo, e non hanno buttato giù, hanno tenuto le colonne, hanno tamponato tutti i muri e hanno fatto i cristiani, scusa, hanno fatto una chiesa cristiana. Poi sono arrivati i musulmani e su quella chiesa cristiana ci hanno fatto tutto il merlo intorno col minareto e è diventata una chiesa, una moschea. Poi dopo sono andati via, i musulmani sono tornati cristiani e ci hanno appiccicato una facciata barocca. Cioè è la perfezione, perché le materie, costruire è un atto difficile, costoso, no? Allora uso e riuso è un tema che ci appartiene da tantissimo tempo, no? È chiaro che ha un'estetica diversa, no? È un'estetica, no? Però oggi non è interessante una nuova estetica del recupero, allora si aprono scenari creativi, estetici, di circolarità. C'è un mondo che è cambiato, è molto diverso, però abbiamo bisogno di strumenti culturali, abbiamo bisogno di nuovi strumenti, se no questa cosa noi non siamo in grado di farlo. Allora vi faccio vedere, perché sennò io poi sono un architetto, devo scendere a terra, no? Perché come diceva Mimmo, poi un architetto fa un mestiere difficilissimo, perché deve tradurre una cosa immateriale in una cosa materiale. Quel percorso lì è un'insidia, perché ci sono le normative, perché ci sono i committenti, perché non bastano i soldi. Cioè è un mondo complicato. Portare a terra una cosa che hai pensato è un percorso complicato. È anche una delle cose più belle del mondo, però devo dire che se Oscar ha vissuto così tanto, perché si è anche tanto divertito il ragazzo. Vi faccio vedere due cose che non abbiamo ancora pubblicato. Ho fatto una chiesa a Mormanno, un'area interna della Calabria, voluta da un vescovo a seguito di un terremoto che è successo 9 anni fa, dove fortunatamente non è morto nessuno, però hanno chiuso il centro storico e la chiesa del paese, no? Una piccola comunità. Questo vescovo, che oggi è Nunzio Galatino, che è il presidente voluto da Papa Francesco per la gestione immobiliare dei beni della Chiesa, no? Ha voluto questa chiesa perché dice: dobbiamo costruire un segnale perché questa comunità rimanga qui, e la parrocchia e la chiesa è uno di quegli elementi che tiene insieme una comunità. Quindi facciamo questo progetto di questa piccola cappella che ritornando, visto che tu hai detto che stai vicino a Bernini, Borromini, almeno le curve di questa chiesa le ho prese, geometrie, le ho prese dalle chiese che per me sono le più belle del mondo, quindi San Carlino alle Quattro Fontane, Sant'Andrea al Quirinale, cioè delle chiese meravigliose. È un piccolo omaggio modesto ai nostri predecessori, e questa chiesa si piega e nelle pieghe di questo ingresso si forma questa croce che di fatto di notte è un segno, ma di giorno sono delle ombre, no? È una cosa molto, molto sottile, molto leggera. Però dentro, perché è austera, no? È dura, semplice, curva, però dentro è un velo, no? Dentro queste curve, no? Che sono fatte con un intonaco di calce e canapa, con un frattazzo che è quello per l'intonaco fatto con le canne di bambù che spezza questo intonaco, poi viene colorato e lavato, e questo soffitto è come un velario, è un vestito, una cosa morbida che distribuisce la luce e che diffonde la luce dentro questa piccola cappella. È una cosa semplice, no? E quello che è successo, c'è sempre una certa ostilità nei confronti dell'architettura contemporanea, perché purtroppo abbiamo fatto tanti disastri, bisogna dire la verità. Quindi la comunità era un po' ostile per dire: ma sì, questa chiesa vista da fuori non è la classica chiesa. Allora, io ero giù qualche settimana fa e queste signore, che curiose, apre la porta, apre sto portone, loro non potevano immaginare che dentro c'era una cosa così, e la cosa poi bella di questo mestiere è quando le persone non immaginavano, è lo stupore, non potevo immaginarlo, e però quando lo vedo lo riconosco perché è qualcosa che mi appartiene, no? Quindi questo
Poi con Giuseppe Maragnello ha fatto tutta la parte delle opere d'arte ed è stata veramente una bellissima esperienza, no? Abbiamo inaugurato proprio l'altro giorno a Peccioli, un piccolo paese della Toscana, famoso per un sindaco veramente straordinario. Vive, questa comunità, un piccolo paese, vive di economie che produce la discarica. Sono 3 discariche in Toscana, fanno 20 milioni l'anno di benefici che in parte distribuisce alla cittadinanza perché i cittadini sono azionisti, no? Quindi già questo mi sembra una roba meravigliosa. E investono poi in opere d'arte, nelle scuole, e abbiamo fatto questo intervento nel centro storico, no? Quindi è il bordo esterno della città, un palazzo del comune che viene trasformato in residenza per artisti, in residenze sociali, c'è un ristorante e sotto c'è una biblioteca per le comunità, per i ragazzi che vivono in questa città. Allora, ritorno a quello che dicevi prima sulle aree interne. Il tema delle aree interne è un tema importante, anche se c'è molto abbandono. Ritorno sulle politiche sociali, in realtà, e questo lo sa bene Fabio, cioè l'abbandono è avvenuto, ma c'è stato anche il ripompolamento delle aree interne date dall'immigrazione, per cui c'è più di 1 milione rotti di persone di immigrati che sono tornati e hanno occupato quelle aree, occupato nel senso buono del termine, perché sono tornati a fare agricoltura, l'edilizia, quindi c'è un popolo che se ne va, ma c'è anche un popolo che arriva. Però il rilancio delle aree interne, che è anche un nuovo modello dell'abitare, quello che dicevi prima tu Mimmo, noi fino prima del Covid pensavamo che avremmo vissuti tutti nelle megalopoli, c'era questo trend, no? Vivremo 85% del mondo vivrà nelle città. Oggi quella domanda è che forse non solo nelle città, forse anche nelle città medie, nelle città piccole. Perché quello che abbiamo subito, sofferto di più, non è tanto stata la struttura della città, è il fatto che ci è mancata quella prossimità, quella vicinanza, quel rapporto con le persone. Allora io ricordo, e concludo, ho abitato tanti anni a Parigi e non ho mai conosciuto il mio vicino di casa. O sono andato per 10 anni a comprare la baguette dal panificio e non mi ha mai salutato. Vabbè, questo è la Francia. E Parigi, i francesi sono fatti così, va bene. No, io abitavo nel 19esimo, che non era poi un quartiere chic, però è per dire che quando mi sono trasferito a Bologna, no, dopo 3 giorni che abitavo a Bologna, e sono passato 3 giorni davanti al fruttivendolo, mi saluta e io mi giro per dire sta salutando qualcun altro, ma mi saluta, dico social, non mi aveva mai visto, non sa neanche come mi chiamo. Quindi quella cosa lì per me è stato un segnale importante di come anche vivere una città è anche fatto di questa vicinanza, delle persone che ti conoscono, che le conosci, con cui puoi veramente dire vivo in una comunità, che le grandi città, adesso Parigi è un caso un po' particolare, però le megalopoli non ti danno questa possibilità, no? Quindi era solo per dire che possiamo rilanciare le aree interne anche attraverso un'azione di architettura, perché io credo che sia importante il centro storico, la storia, per carità, noi viviamo questo dramma ormai da troppo tempo, di questo conflitto tra il tempo passato e il tempo futuro, no? Nelle città come questa, no? Però se tu vuoi rilanciare le città piccole, le città medie, devi anche inserire degli elementi di architettura contemporanea, perché è il nostro tempo, cioè hai bisogno di una scuola contemporanea, hai bisogno di un posto dove riconosci anche i tuoi figli, riconoscono questo rapporto, no? Sempre nel rispetto poi delle relazioni con la storia, perché noi non dobbiamo mica violentarla, ci dobbiamo dialogare, quindi questo è un po' il tema che oggi un architetto deve saper affrontare, e cominciano ad essere anche tanti, no? E l'ultimo, un omaggio ai marchigiani, dovevo farlo questo, ho fatto un progetto bellissimo che è partito adesso nella fase definitiva, che è la Biblioteca Federiciana di Fano, è una storia meravigliosa. È una biblioteca antica dove una donazione di molto tempo fa all'interno dell'edificio storico del centro di Fano, con una chiesa sconsacrata che diventa un po' il luogo degli incontri o meno, c'è una torre libraria degli anni 80-70 di cemento orrenda, viene demolita e fatta la nuova biblioteca, perché hanno scoperto, hanno già vissuto questa esperienza bellissima di un'altra biblioteca donata da un donatore privato, come qui. Ci sono degli imprenditori che restituiscono la fortuna e la bravura
in termini economici, e ha finanziato una prima biblioteca che è diventata la piazza della città. Se una volta si andava nella chiesa come luogo dell'incontro, oggi sono questi luoghi laici, no? È la biblioteca, è la mediateca, è il luogo dove incontro, posso parlare, studiare, vedere quei ragazzi. È stato talmente forte il successo che ha finanziato questa, che è una nuova biblioteca, che è questo edificio curvo, come vedi Oscar ha lasciato dei segni indelebili, ed è interessante perché questo edificio che ha queste terrazze guarda per la prima volta, come tutte le città di mare sono sempre un po' girate dall'altra parte, è una biblioteca che guarda finalmente di nuovo l'Adriatico, no? E questo è un po' il nostro ultimo progetto, anche questo dentro una città media, diciamo, però tutto questo sta scatenando una grandissima passione, questa voglia anche di modernità, di contemporaneità all'interno dei tessuti consolidati, no? Quindi questa è un po' la nostra sfida. Grazie. Grazie Mario, puoi dare forse il microfono a Fabio? No, ce l'ho. Ok, ce l'hai. Grazie, va bene. Devo dire che per sfatare qualche mito sugli architetti svizzeri, la tua chiesa, Calv, mi ha un po' ricordato la chiesa di Mario Botta a Mogno, non so se vogliamo... Vabbè, insomma, comunque ci sono linee curve anche in Svizzera, eh. Allora, Fabio Renzi, segretario di Simbola, la fondazione che tutti conoscono, ci parlerà un po' di estetica della sostenibilità. Vedo che vuole rimanere al suo posto. Sì, no, io non ho, come da regole di ingaggio che avevamo concordato, non ho PowerPoint e immagini, quindi farò qualche riflessione. Va bene, mi fa molto piacere averti qui vicino. Grazie. Prima di tutto vorrei dire una cosa. Quando discutiamo degli impegni, degli scenari, eccetera, dobbiamo essere consapevoli anche dei punti di forza e dei successi che abbiamo raggiunto, perché sia chiaro che se l'Unione Europea, la Commissione Europea decide di uscire da una vicenda come quella del Covid, dicendo scusate, avevamo fatto il Green Deal, ma siccome adesso è successa questo che è successo, lo accantoniamo da una parte, perché adesso dobbiamo affrontare la ripresa economica e poi ci ritorneremo. No, l'Unione Europea invece dice usciamo dalla pandemia, che nei fatti è l'altra faccia della crisi climatica, la doppia sfida che abbiamo davanti, perché la pandemia non ha fatto altro che rafforzare e sottolineare molte questioni che erano già presenti e aspetti che erano presenti emersi con la crisi climatica. L'Unione Europea dice usciamo da questa cosa accelerando, investendo e potenziando la scelta strategica del Green Deal. Perché l'Unione Europea fa questo? L'Unione Europea fa questo per due motivi. Un motivo è che è cresciuta una domanda sociale di attenzione, di opinione pubblica, di cui Fridays for Future sono una Greta, no? Sono una dimensione esponenziale importantissima, perché è una dimensione generazionale, perché fa capire che questa cosa della crisi climatica crea una discontinuità generazionale. Bene? Quindi c'è un protagonismo, tante volte i giovani dove stanno? Vabbè, fate meno battute su questa ragazzina, perché questa ha fatto un passaggio politico importante, tipo 68, queste cose qui che ci ricordiamo bene. Quindi uno spostamento potente da questo punto di vista, che però che gli ha dato una dimensione esponenziale evidente, che però nella società già c'era, perché già oggi quando voi andate al mercato siete dei cittadini che diventano dei consumatori che chiedono beni e servizi che abbiano alcune caratteristiche. Vi faccio un esempio: se 20 anni fa voi andavate a comprare una cucina e vi dicevano che era fatta con il pannello ecologico, cioè il compensato, triturato, ritriturato, ritriturato, voi li insultavate perché volevate la cucina in legno massello. Bene? Oggi noi siamo la terza potenza al mondo nel legno arredo, soprattutto cucine, mobili, eccetera,
90% di queste cose sono fatte col pannello ecologico di cui siamo leader nel mondo. Bene? E tutti sono contenti e le pagano. Cioè, prima volevate la cucina materiale, adesso andate a comprare la cucina smaterializzata, Valcucine, che si smonta, che si recupera, eccetera. Quindi c'è uno spostamento. Bene? Se Cucinella ha successo è perché la sua proposta, a cominciare da chi, come dire, ha avuto una visione, una lungimiranza nel coinvolgerlo, nel chiamarlo a lavorare, a progettare, eccetera, come Adolfo Guzzini, che gli va riconosciuto, e loro i Guzzini sono, diciamo, i pionieri di questo discorso della sostenibilità. Se Cucinella ha successo, eccetera, è perché molti pensano oggi che un'architettura che li rappresenta, perché se uno chiama Cucinella non è che chiama Cucinella per fare un capannone con la Tremonti, chiama Cucinella perché vuole darsi una rappresentazione, vuol far capire che il suo potere economico, sociale, eccetera, è culturalmente, diciamo, è anche una rappresentazione culturale delle sue sensibilità, del suo, diciamo, posizionamento. Chiama Cucinella perché fa quell'architettura con quelle caratteristiche lì. E questo vale, abbiamo visto, non solo per gli imprenditori, per il mercato privato, ma anche molto per il mercato pubblico. Bene, allora significa che molte cose sono passate e allora si capisce perché quando noi diciamo attenzione, queste cose sono molto più forti di quello che pensiamo, è la politica che non le vede, è la rappresentazione giornalistica, non naturalmente di Elena e di altri che sono su questo da sempre, però la rappresentazione, cioè chi fa le prime pagine e poi alla fine mette il... Ma voi rendete conto che il PNRR è stato descritto nei talk show per 2 o 3 mesi semplicemente come un affare di contrasto tra Renzi, Conte, eccetera, eccetera, e non c'è stata mai una trasmissione che avesse affrontato ma che cos'è questa cosa, ma che cosa ci dice l'Unione Europea, ma che significa transizione ecologica e transizione digitale, ma che significa politiche di inclusione, eccetera. Mai, non c'è stato mai. Tutti i talk show. Solo una volta abbiamo avuto il piacere di sentire Mimmo De Masi in un talk show perché c'era la vicenda del telelavoro che era così eclatante che fortuna, una delle poche volte che abbiamo avuto una trasmissione. Allora, si capisce, dico, perché noi dobbiamo sottolineare che, per esempio, molti non lo sanno, Pagnoncelli ci dice che solo il 15% degli italiani ci credono, gli altri lo pensano impossibile oppure che è proprio una bufala, che noi siamo la superpotenza economica nell'economia circolare in Europa. Noi rimettiamo più materia prima, seconda nei processi produttivi, il 78% dei rifiuti industriali, noi li rimettiamo nei processi produttivi, perché è quella circolarità e quello naturalmente è frutto, diciamo, di uno spostamento, di una sensibilità. Quindi dico questo, voglio dire, Mario, per rispondere a te, oggi c'è questo scarto, diciamo, anche generazionale e questo anche linguaggio anche meno politico, più anche apparentemente meno politico, quello di Greta, eccetera. Però ci sono 30 anni di lavoro anche di successo dell'ambientalismo che ha preparato questa cosa e che, diciamo, perché se no questo non si spiegherebbe. Quindi questo lo volevo dire per dire che partiamo, quindi quando parliamo di queste cose, allora perché l'Unione Europea, la von der Leyen? Perché sapeva che non c'era solo la sensibilità dell'opinione pubblica, ma c'era anche un'economia che si era spostata e noi possiamo competere solo su questo. Quando De Masi, che è stato il primo un teorico della qualità, ma la qualità oggi si declina in sostenibilità, si declina anche in una nuova estetica. Nulla di nuovo sotto il sole, perché anche qui quando parliamo di nuova estetica non è che c'è una nuova estetica perché c'è adesso la sostenibilità. Una nuova estetica, sintesi estetiche, si sono prodotte sempre dopo che c'è stata una prima fase di giustapposizione tra nuove tecnologie e vecchie tipologie. C'ho la casa tradizionale, ci appiccico sopra il fotovoltaico. Certo. È la giustapposizione. Sono le fasi iniziali. Scusate, quando si sono inventati il cannone c'erano le mura molto alte perché prima non c'era il cannone, bisognava salire sulle mura e quindi le mura erano alte, le torri erano squadrate con gli angoli retti, hanno trovato il cannone e quelli lì hanno detto adesso facciamo un buco nelle mura, mettiamo il cannone,
giustapposizione, nuova tecnologia, vecchia tecnologia, e gli spariamo. Il problema è che il cannone ce l'avevano anche quell'altro. E quindi queste mura saltavano e si sbreccavano, e le angoli retti, e quindi arrivano i fratelli Sangallo, Francesco di Giorgio Martini, e si inventano la fortezza alla moderna. Cioè la nuova tecnologia, il cannone, porta al ripensamento completo dei sistemi di difesa, e i castelli, le rocche, le fortezze non sono più verticali, ma sono orizzontali, spiaggiate, con i bastioni che vanno... È una sintesi estetica. Allora oggi siamo a questo, cioè sono cicliche. Abbiamo parlato dei liberi comuni, dei comuni, con Mario abbiamo fatto questo viaggio in Arcipelago Italia, ma Recanati? Ma tutti questi comuni, italiani particolarmente europei, di una certa parte dell'Europa che poi è, che contraddistinguono la civiltà urbana, contraddistingue la cultura europea, da che cosa sono nati? Sono nati prima da un'idea, ci mettiamo insieme e andiamo a vivere insieme, da un'idea che il potere non è più separato, la Chiesa è lontano, la Chiesa è di qua, il feudatario di là, ma che dobbiamo stare tutti insieme e tutti riaffacciati sullo spazio pubblico della piazza, che è il potere del popolo, e da questa domanda di libertà economiche, sociali, di nuove relazioni, nasce la forma. La forma è quella. La forma per questo è un modello che si è diffuso dappertutto. Quella è una nuova sintesi estetica. Noi siamo in questo giro oggi, che siamo arrivati dopo 20-30 anni di cui si parla di sostenibilità, eccetera, eccetera, a una maturazione, a un nuovo linguaggio. E da questo punto di vista, guardate, ancora qui è molto importante quello che ha fatto la von der Leyen, l'Unione Europea, ma lei è rappresentativa anche personalmente di questa cultura, quando ci viene a proporre un new Bauhaus. Bene, adesso lasciamo perdere le modalità spesso troppo barocche, metodologiche, le call, eccetera, come dice Mario, come con le coppe, al terzo passaggio ti stanchi un po', no? Però rimaniamo all'idea, perché poi sarà più un movimento che una scuola, non sarà una scuola, eccetera. Il Bauhaus che cosa è stato? Il Bauhaus è stato, nasce nel 2019 e recepisce tutta l'esperienza delle avanguardie artistiche, che era anche un'esperienza, diciamo, anche abbastanza così frammentaria, sedimenta questa cosa e costruisce che cosa? La grammatica e la sintassi dell'estetica del Novecento. A partire da che cosa, soprattutto in architettura, Mario? Che c'è il cemento armato. Questa è la cosa che cambia. C'è la nuova materia, questo cambia, la nuova prestazione. Oggi, quando noi diciamo, quando la von der Leyen dice un new Bauhaus, significa proprio che riconosce questo, che è maturo la costruzione di un nuovo linguaggio, cioè di una nuova sintesi estetica che si basino su una nuova grammatica e sintassi della sostenibilità. Dove molto importante è la dimensione ancora qui dei materiali, dei nuovi materiali. Tant'è che nel discorso nel quale la von der Leyen propone questo New Bauhaus, lei dice, il riferimento a Mario lo faceva prima molto bene, il 40% delle emissioni dell'Unione Europea è dato dalle residenze, le abitazioni e i sistemi di mobilità. Bene? Noi dobbiamo ridurre questo. Sulla mobilità non parliamo oggi, sappiamo quello che significa, intermodalità, elettrico, eccetera, eccetera. Sulle costruzioni dice, noi costruiamo ancora troppo tradizionalmente in cemento e acciaio. Ora nessuno bandirà il cemento e l'acciaio, però sta dicendo una cosa, dobbiamo introdurre materiali naturali, che oggi possiamo, il legno è stato espulso perché bruciava, non brucia più il legno. Significa, cioè, noi abbiamo, cioè, no, non ci sono più, cioè, noi abbiamo delle innovazioni tecniche, tecnologiche che ci permettono di lasciarci alle spalle, diciamo, allora questa cosa qui che cosa significa? Significa la terra, gli edifici in terra che Mario anche dopo possiamo vedere. Allora, che significa? Significa che questi nuovi materiali, attenzione, ci liberano, questo è un tema che Mario oggi non l'ha detto, però è un tema suo che lo riprendo,
ci liberano anche da questa enfasi tecnologica, perché è chiaro che se c'è la vecchia tipologia, e quindi quella è costruita, che è dispersiva, che consuma troppo, io ci devo appiccicare qualche cosa che artificialmente la corregge. Ma se invece penso all'architettura basandomi sulle forme e sui materiali, riscoprendo anche saperi antichi, cioè come gira l'aria, le mura spesse, perché come nell'architettura mediterranea mantengono il fresco d'estate e il caldo d'inverno, eccetera. Io sto liberando la creatività dai vincoli tecnologici, non perché siamo contro la tecnologia, ma utilizzerò la tecnologia nella giusta misura necessaria, eccetera, ma quello che emerge è la forma e il materiale. Questo è più sostenibile, anche perché questi materiali sono tutti o materiali naturali, provenienti da materiali naturali tipo legno, bambù, eccetera. La von der Leyen dice a un certo punto dobbiamo costruire di più in legno e in bambù, dice nel suo discorso nell'Unione. Guardate che è importante che in un discorso dell'Unione, dove solitamente si parla di cose strategiche, geopolitiche, fa una verticalizzazione, un politico faccia una verticalizzazione, il commissario dell'Unione Europea faccia una verticalizzazione di questo tipo, cioè, perché proprio l'idea che è lì che poi ci giochiamo le cose. Ecco, quindi questo io penso che è il tempo. Perché lei dice questo? È perché un nuovo tempo economico e sociale è tale solo se diventa un nuovo tempo estetico. Quelli che hanno fatto il passaggio dal feudalesimo ai comuni, cioè che quindi da un'economia della sopraffazione e della violenza si sono inventati un'economia dei desideri e delle rappresentazioni. Io faccio una battuta sempre: pensate che cosa ha detto, che cosa ha significato in quel momento per il PIL dell'epoca che ognuno si sia scelto un santo patrono da festeggiare in un giorno diverso, con tutte le feste, le celebrazioni, cioè proprio creatività, no? Economia della rappresentazione, della celebrazione, no? Prima non c'era niente, prima c'era che se facevi il mercato c'era la bolla imperiale o papale che ti stabiliva in quale giorno facevi il mercato, in quale anno facevi il mercato. Mercato tutti i giorni nel comune. Feedback, i Fab Lab. I Fab Lab erano i nostri comuni, case e bottega. Fab Lab. Io entravo dentro da te artigiano e ti dicevo: guarda, ieri mi hai venduto questa cosa, ma a mio parere questa va fatta, in questa non va bene, eccetera. Cioè, immaginate, no? Ecco, quindi, ed sono tutte le cose che diceva Mimmo, che poi che si riaprono grazie anche al digitale, il fatto che nelle città dobbiamo riportare il lavoro, dobbiamo riportare anche il lavoro manifatturiero, perché oggi il lavoro manifatturiero non c'ha più quegli impatti che c'aveva prima. E da questo punto di vista, solo citazioni, il sindaco di Parigi, la Hidalgo, ha lanciato 2 progetti importanti in questi anni. L'ultimo che conosciamo tutti è la città in 15 minuti, che sono i nostri territori, perché in 15 minuti noi siamo una città policentrica diffusa, come abbiamo visto nell'arcipelago Italia, quindi noi siamo una città policentrica. Quando vi raccontano i nostri territori sperduti, isolati, sono ignoranti. Questo è sempre stato un grande spazio urbano. Esatto. E se volete, è il testo che spiega meglio di tutti questo, è il ciclo degli affreschi di Ambrogio Lorenzetti e del ciclo degli effetti del buon e del cattivo governo a Siena, dove città ricca, campagna ricca, città povera, campagna povera. Cioè, quindi la campagna, anche la foresta, la montagna in Italia è una proiezione dello spazio urbano, e questo dobbiamo avere. Quindi Anna Hidalgo ha lanciato questa cosa in 15 minuti e poi 2 o 3 anni fa ha lanciato un progetto che si chiama Fabbricare in città per fabbricare la città. Come dire, non c'è una dimensione, cioè questo lavoro che oggi può somigliare molto a quell'ozio creativo di cui parlava Mimmo, è un lavoro che costruisce relazioni, che costruisce interconnessioni, non funzioni separate. E quindi è quel ritorno all'idea originaria di città, con il fatto che il digitale ti offre nuove prossimità, eccetera, eccetera. Ecco, quindi questo che significa? Che il loro nuovo tempo economico e sociale è tale solo se diventa anche un nuovo tempo estetico, perché noi abitiamo le forme.
Noi guardiamo i monumenti in maniera diversa perché i cugini per Caroffo si sono immaginati che ai monumenti non gli si sparava più con gli spot grandi così, ma invece bisognava avere una cura, un'attenzione. Poi i cugini vi spiegano bene che questo era anche frutto di una necessità, nel senso che gli altri hanno tanti soldi per comprare le materie prime e fare le cose grosse, e magari qualcuno si ingegna, che magari ha meno disponibilità finanziaria all'inizio, per andare sul piccolo, ma quel piccolo diventa grande, eccetera, eccetera, tant'è che da questa città si illumina il più grande luogo al mondo dove si fa ancora, che è il Palazzo del Popolo del Congresso del Partito Comunista Cinese a Pechino. Grazie. Grazie Fabio. Grazie mille Fabio, direi che abbiamo concluso chiudendo il cerchio con l'estetica della sostenibilità. Più o meno siamo nei tempi, se ci fosse qualcuno che vuole fare una domanda, io qualche minuto di Q&A lo lascerei, non so se c'è qualcuno che ha interesse per questi 4 colossi della... Posso far vedere una cosa? Certo, assolutamente, sì, ti sei dimenticato di far vedere quella bellissima costruzione fatta di terra, credo, no? Giusto? Sì, sì, grazie. No, perché poi c'è il paradigma di questi temi dell'economia circolare, della riduzione dei consumi, tutte queste cose. Allora uno dice, se io dovessi interpretare l'obiettivo che abbiamo davanti, è l'ultimo, va in fondo? Questo qua. No, quella dopo. Se vai in fondo, se vai a rappresentare quell'estetica delle parole che stiamo dicendo, che cosa puoi fare? Abbiamo fatto questo progetto pazzesco, che è la costruzione di una casa stampata con la terra. Cioè, e questo lo poteva fare solo un italiano, perché gli altri... Sì, quelli li facevamo da bambini, cosa. Questo però, nel mondo ci sono tante avventure, no? In America, in Inghilterra, però qual è il messaggio degli altri? Che io stampo con una stampante 3D, quindi c'è tutto un mondo digitale dietro, però cerco una materia super tecnologica, quindi faccio una cemento pazzesco. L'Adobe in Messico, in quei posti lì, non hanno fatto mai niente di questo tipo? No, ci sono degli esperimenti anche in Francia, a Craterra, però fanno più del pisé, cioè della terra battuta, che viene schiacciata come nella storia. Allora, sono un italiano, e non sono io, sono anche questa società che si chiama WASP, no? Che fa una cosa folle, no? Che dice, ma ho la più grande tecnologia per stampare qualunque cosa, con cosa la stampo? Faccio un buco nel giardino, prendo la terra, la metto in un setaccio e costruisco questo, fatto con la terra, chilometro zero impianti, perché il muro è sufficientemente grande per la ventilazione e tutto, materiale trasporto zero. Allora, io non voglio dire che questa è la soluzione del futuro, però se voglio interpretare quell'obiettivo devo cominciare a pensare in questo modo, no? Allora, è interessante questa cosa che diceva Fabio, perché poi mi ricordo in un incontro, anche negli incontri che abbiamo fatto, c'era qualcuno che diceva che uno dei grandi motori, e Adolfo devo dire che è una rappresentazione, insieme al suo ricordo anche Giannunzio, con grande affetto, che c'è un motore pazzesco in questo paese, no? Che è quello che io lo faccio meglio di te. Tu vai in un posto, no? Vedi questo e dici sì vabbè, capito, però adesso vado a casa, io lo faccio meglio di te. Questa cosa che io lo faccio meglio di te e che lo interpreto, lo faccio anche meglio, è una roba che va dallo spaghetto di casa mia, quando vieni a mangiare da me, dice vabbè, ma io a casa mia vieni da me che io quello spaghetto so fare meglio di te, no? Però questo motore lo faccio meglio di te è stato uno dei più grandi motori dell'innovazione di questo paese, che ha creato delle aziende pazzesche, no? Perché l'emulazione, però pensa a tutto il filone dell'auto nella mia regione Romagna. L'invidia sociale. E diventa uno. Per cui Ferrari, poi viene fuori Lamborghini, poi viene fuori una. Con la concorrenza. Sì, però è una concorrenza sulla. La concorrenza distruttiva. Però è pazzesco. E questo è un motore italiano di economia che è quello che tiene in piedi ancora questo paese. Perché, vabbè, insomma, volevo farlo vedere perché è un esperimento unico. Puoi vedere, c'è anche come l'avete costruito,
mettere un'immagine su come... No, non ce l'ho. La macchina lì è sì. Però l'invenzione di questa macchina, che è una crane, sono due barre che si muovono contemporaneamente e che distribuiscono la terra. È la prima volta che si stampa con due stampanti congiunte, che quindi c'è tutto un tema sui codici per come farlo funzionare, no? Ed è un'altra invenzione un po' tutta italiana, perché questa roba non è che non c'è poi così in giro per il mondo, perché la forma viene generata dalla materia, perché non è che la terra sta su da sola, devi generare una forma, una geometria tale per cui questa cosa funziona. Quindi questa è un po' la risposta nostra di interpretare quell'obiettivo, ma se devo costruire a zero, trasporto zero CO2, ma questa è la prima risposta, poi da qui comincia un'avventura. Grazie, scusate. C'è anche un'altra cosa che diceva lui, se posso aggiungere, perché Mario ha detto a un certo punto bisogna rinunziare a qualcosa. Ora, su questo bisogna precisare che si può rinunziare a due ordini di cose, alcune che comportano sacrificio e altre no. Noi, secondo una straordinaria filosofa, Agnes Heller, che è morta lo scorso anno, sappiamo che abbiamo due tipologie di bisogni. Un tipo di bisogni che lei chiama quantitativi e chiama anche alienati, che sono il bisogno di potere, di possesso di cose e di ricchezza. Questi tre tipi di bisogni, se ci pensate, sono infiniti, nel senso che c'è sempre qualcuno che ne ha più di me. Certo. L'altro giorno è venuto a trovarmi un mio amico brasiliano molto ricco per sua fortuna. C'era una barca di 67 metri e ne era molto orgoglioso. Però a un certo punto è arrivato Tronchetti Provera con una barca più piccola ma più prestigiosa, perché lui ha passato una brutta giornata. Mentre io sono stato benissimo, lui con la sua barca, perché questi tre tipi di bisogni, potere, possesso e denaro, sono quantitativi. Quindi se bisogna rinunziare a una di queste tre cose, la gente non ci sta, perché è un regredire. Però dice Agnes Heller, noi abbiamo anche un altro set di bisogni, che lei chiama qualitativi o radicali, nel senso che attengono alla radice dell'uomo. E sono il bisogno, sentite che bello, il bisogno di introspezione. C'è la necessità di stare ogni tanto con noi stessi a riflettere sul nostro destino. Il bisogno di amicizia, il bisogno di amore, il bisogno di gioco, il bisogno di bellezza e il bisogno di convivialità. Ora, ha ragione Mario quando dice che se voglio risolvere il problema ecologico devo rinunziare a qualcosa, ma si tratta di rinunziare a quel primo set di bisogni, mentre c'è tutto l'altro che non costa niente. Certo. L'amicizia, non è che tre amici costano più di due, il gioco, la convivialità. Allora non si tratta tanto di abituarsi solo a rinunziare a qualcosa, ma anche a riciclare questo bisogno in bisogni radicali. Ed è semplicissimo. Io ci provo in aula con i miei studenti, ci si riesce. In 2 settimane si riesce. Quindi non so se è chiaro, quello che proponeva Cucinella è una cosa salvifica, non è una cosa repressiva. Il mio amico Latouche, io gli dico sempre, forse è sbagliato nel chiamare decrescita felice. Lui insiste perché dice no, questo però costringe la gente a capire. Ma decrescita felice significa decrescere le malattie. Per esempio, se decresce l'indice dei morti di Covid, è un fatto positivo la decrescita. Quindi la decrescita dei fatti negativi. Ma questo non comporta la rinunzia alla crescita di tutti gli aspetti positivi. Sì, certo, c'è un problema. Naturalmente dipende dalla formazione. Se tutta la formazione è fatta in modo che mentre io sto guardando un film di intensità enorme mi si interrompe per fare la pubblicità del mancino dei gatti, beh, allora sono fottuto, non c'è niente da fare. E questo è un problema che dobbiamo porci continuamente, perché è negli interstizi che veniamo
praticamente condotti a quella tragedia che lui giustamente indicava. Certo. Quindi non si tratta di rinunziare assolutamente a nulla di piacevole, ma di rinunziare solo a ciò che è spiacevole. E che assolutamente. Da questo punto di vista direi che abbiamo già la conclusione, però se c'è ancora qualche domanda io sono aperta. Basta, tanto. Sì. Okay. Ce l'hai? Sì, in realtà volevo fare giusto una chiusa, ma in realtà l'ha già abbastanza chiusa bene sul fatto che a volte ci viene descritto come se fosse una sofferenza del bagno di sangue che è stato letteralmente citato, quando invece è una minaccia letteralmente esistenziale, ma è la più grande opportunità per rendere il mondo un posto molto migliore, cioè letteralmente quando si parla di clima si parla di futuro, è quello che spesso certo. non non sai gli sforzi per immaginare un mondo nuovo e che può essere un mondo incredibilmente migliore per tutti, perché prima di benissimo certo. quelli più colpiti sono già quelli che sono messi più nelle fasce più solo un attimo Fabio, non sai gli sforzi dal punto di vista del comunicatore, visto che io faccio la giornalista, è praticamente una missione impossibile cercare di far capire ai colleghi che bisogna cercare di parlare in positivo della rivoluzione, cioè della transizione energetica, perché se no sembra una punizione, ma non è una punizione. In realtà le persone che poi compiono questa transizione, le città, i posti, eccetera, poi la gente vive meglio, insomma, cioè è più divertente andare in bicicletta che ficcarsi dentro una scatoletta che poi diventa cioè dopodiché ti devi fermare a ogni passo perché sono tutti incastrati uno dentro l'altro, diventa bollente con il sole, eccetera. Andare in bicicletta, cioè io vedo ogni tanto quando vado in giro in bicicletta ci sono queste file enormi di macchine che mi odiano perché io li sorpasso e vado, cioè questo tutti fermi, capito? Cioè si sta meglio, cioè quando hai fatto la transizione sei più contento, non c'è niente da fare. Scusa, ti ho interrotto Fabio. C'era una domanda? Togli la maschera e soprattutto qualcuno ti deve dare un microfono. Grazie, allora io ne approfitto per ringraziarvi perché è stato molto interessante, molto ben composto e bellissimo. Ma mi ricordo Woody Allen che odiava i doppi vetri, gli infissi di alluminio, ed è così vero questo, perché hanno uniformato i nostri paesaggi, i nostri edifici, e penso che abbiamo tutti anche una grande nostalgia a ritornare a tutta una serie di modi di fare che comunque erano estremamente gratificanti. Certo. Spesso parliamo di come possiamo utilizzare i cartoni del latte. Il latte, io me lo ricordo ancora, portato nella bottiglia di vetro, che veniva vuotata, rimessa sul davanzale, lavata e fine, cioè non c'era nessun bisogno. Per cui noi abbiamo gli strumenti per fare meglio tutta una serie di cose che facevamo in passato, certo essendo molto meno avidi. Il controllare la natura, questa illusione, ci ha fatto un brutto scherzo. Assolutamente. Non mi importa come oriento l'edificio, non mi importa del sole, non mi importa del vento, non mi importa del caldo. Da questo punto di vista il rischio della tecnologia, nel senso che ci sono delle tecnologie buone, ma ci sono anche delle tecnologie che ci hanno fatto dei danni, perché per esempio l'aria condizionata ci consente di costruire degli edifici smisurati, fatti senza nessun criterio di passività, diciamo, n'importe où, e quindi cioè si può sì, enorme. Assolutamente, e tutti quegli edifici andrebbero erasi adesso perché sì. È bellissimo. Sì. È bellissimo. Non so se sei andato recentemente a Noto, è pieno di finestre di alluminio anodizzato. Cioè, c'è il 110. Il barocco No, ma voglio dire, con l'alluminio anodizzato. C'è a disposizione di quei cittadini una misura per sostituire l'alluminio anodizzato
con delle finestre che siano anche fatte bene, artigianali, perché finanziano anche quello, e che siano quindi più educate, più coerenti esteticamente, più compatibili, e più performanti dal punto di vista della bolletta elettrica. Chiaro. Va bene, grazie. No, volevo solo dire una cosa, Sì. che un piccolo annuncio, noi ogni anno facciamo un seminario estivo, un festival della soft economy, e quest'anno l'abbiamo chiamato proprio per richiamare Mori. Giovanni. Sì, Mori, no? Sì, no, l'ho Sì. chiamato Giovanni. Sì. Giovanni, vabbè. Non mi ricordavo il nome. L'abbiamo chiamato Transizione Verde e Gusto del Futuro. Ecco, perché noi dobbiamo avere questa, diciamo, anche nostalgia del futuro, no? Che è un futuro che può somigliare a quello che noi, se come quando poi ci giriamo indietro, vediamo che molte delle cose poi somigliano a delle cose per le quali ci siamo battuti, erano impensabili 20-30 anni fa, perché se uno ci avesse detto anche 10 anni fa che ci sarebbe stato un programma dell'Unione Europea, così l'Unione Europea, uno delle aree economicamente più forti del mondo, non è che stiamo parlando come dicevano, il BES del Bhutan. Bene, il Bhutan. Quando si muove l'Unione Europea è un'altra cosa, no? Quindi quindi sappiamo che le cose si possono ottenere, possiamo spostarle, ci sono contraddizioni enormi, troppe insufficienze, però e sottotitolo da soli non si può, perché è chiaro che quello che noi sappiamo è che anche l'Italia, l'Europa, io parlo adesso dell'Italia, e noi ogni anno facciamo dei rapporti che dimostrano e raccontano la forza delle imprese italiane. Almeno un terzo delle imprese manifatturiere italiane fa tutti investimenti in campo ambientale, che sono quelle che esportano di più, che sono più redditizie, che hanno fatto più processi di digitalizzazione, che hanno un rapporto migliore con le loro filiere sociali, come Buzzini, Loccioni, no? Con il territorio, non è più solo l'ambulanza che regala no? Ma che è investimento sugli istituti tecnici, legati allo sport, perché i ragazzi fanno sia l'uno che la città. Eppure la sommatoria delle buone esperienze non basta. C'è bisogno poi di un qualche cosa dove c'è la politica. Lì il sistema paese, vabbè, abbiamo Cingolani. Ok, grazie a tutti, direi che possiamo chiudere qui, anche perché poi c'è un secondo tempo molto interessante. Vi ringrazio della presenza, vi ringrazio delle riflessioni molto interessanti, ringrazio per questo magnifico convegno e alla prossima. Nota di servizio, abbiamo un coffee break qua all'ingresso dell'auditorium, tra 10-15 minuti riprendiamo. Sì, all'ingresso dell'auditorium. Bene, abbraccio.